Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo con piacere assoluto un disco che mescola elettronica, metal, rock in una miscela tanto personale quanto esplosiva e grandiosa. Tra le varie ragioni di esistere di Heavy Metal Heaven, una delle più importanti è la valorizzazione del metal di casa nostra. E così sin dall'inizio, ma nel corso di questo viaggio lungo quasi 15 anni, abbiamo sviluppato la passione in tanti sensi. Per esempio, oggi apprezziamo ancora di più i gruppi che cantano in italiano. E, anche se non c'entra con questo, nel tempo abbiamo imparato ad amare le commistioni tra metal ed elettronica. Viste tutte queste premesse, come potevamo non adorare gli E poi morirò miope? Nati a Bologna nel 2021 come one man band, negli anni successivi hanno prodotto 2 full length di sola musica elettronica. Qualche tempo dopo, tuttavia, il progetto si è trasformato in un trio e ha cambiato direzione musicale, in maniera non totale ma decisa. Il risultato è stato Ricordi di un tempo mai esistito. Uscito lo scorso 10 ottobre, mostra un genere molto originale. L'elettronica da cui la band ha cominciato è ancora presente con forza. Contribuisce ad atmosfere oscure e pesanti, a tratti persino opprimenti. Nel farlo è affiancata da una bella componente metal. Di norma è moderna, pesante ma non troppo, solo a tratti indurita da ritmi e influssi metalcore oppure industrial. Ma si alleggerisce anche in direzione rock, ispirandosi alla grande tradizione alternative italiana. Una suggestione rafforzata anche dalla voce di Eric Storari, che come detto canta solo in italiano. A tratti è graffiante, ma più spesso crea belle linee vocali, non tecniche, ma adattissime alla musica dei bolognesi, che anche in generale, nonostante sia cupa e dura, gode di uno splendido lato melodico. Il risultato può essere descritto, in linea di massima, come una versione metal dei migliori Subsonica, viste anche alcune scelte di suoni e di parole. È però un paragone riduttivo, visto che gli E poi morirò miope sanno essere molto altro. Il loro suono è davvero originale, un caleidoscopio colorato di suoni tendenti al nero. Come abbiamo ripetuto spesso qui su Heavy Metal Heaven, poi, l'originalità da sola non basta per fare bene. Per fortuna però i bolognesi la sostengono anche con idee sempre fresche e incisive. Ricordi è infatti ispirato e scritto a meraviglia su ogni piano, dalle atmosfere ai beat, dalle partiture elettroniche ai riff. Ogni dettaglio è studiato e unito agli altri con attenzione certosina. Lo stesso vale per i testi. Le parole sono ben ricercate e raccontano di un amore perduto, o che forse non c'è mai stato. Un pretesto che il gruppo usa per riflettere su abbandono e tristezza, rabbia repressa, ansia, lutto e altro. E proprio questo è il vero piatto forte degli E poi morirò miope. La loro esplorazione emotiva è sentita, reale, riesce a penetrarti dentro con forza dai primi ascolti, ma diventa ancora più coinvolgente scoprendo meglio il disco. Se aggiungiamo a ciò al resto e a una registrazione non pulitissima ma che valorizza in maniera appropriata tanto la parte elettronica quanto quella rock e metal, il capolavoro è pronto. Viste le premesse, è difficile elencare i migliori brani del disco senza che diventi una track by track. Alcuni però sono impossibili da non citare, per esempio la opener Vertigine. Scambia momenti più tranquilli, altri pieni di elettronica, altri ancora di grande tensione emotiva, come i ritornelli, peraltro parecchio greci. Splendida anche la fase centrale, in principio industrial ma leggera per poi diventare rabbiosa e di grande impatto. Insieme al testo, molto catturante, contribuisce a un vero gioiello. Oppure c'è Cenere, forse il brano più calmo del disco. Brilla per ritornelloni così catturanti da renderla la hit del disco. Ma al suo interno c'è molto altro, dal basso bartoniano di Sara Fioravanti all'aura mogia che avvolge tutto, passando per bei riff alternative metal, per ottimi spunti elettronici e per una parte centrale vuota ma ben inserita. Sull'orecchiabilità punta molto anche Coma. I suoi chorus sono quasi una filastrocca sentita e anche il resto, a livello di intensità musicale come emotiva, non scherza. Sia i serrati beat elettronici, uno dei punti forti anche nel resto dell'album, sia i riff di influsso metalcore funzionano benissimo. Infine, Anemoia, nel finale, è cupa in maniera quasi apocalittica, ma calda. La disperazione evocata è sempre palpabile, a tratti lancinante, grazie alla perfetta alternanza tra riff e synth, a volte in sinergia. Tra momenti dance che ricordano i citati Subsonica, chorus profondi, una 3/4 aggressiva e tanto altro, tutto ben incastrato, chiude il quartetto dei picchi del disco. Ma anche tutto il resto è valido. Persino Spettro, quello che resta, il brano meno bello del disco, è un gioiellino. Dalle accelerazioni inedite per il disco a ritornelli ancora ben catturanti, passando dai momenti con un ritmo elettronico bello pesante, tutto funziona molto bene. E quindi un album perfetto quello dei bolognesi? Non del tutto. Ha il difetto di essere ogni tanto un filo ripetitivo a livello di melodie, specie se parliamo di quelle vocali.
ma davvero una questione da poco, peraltro limitata nell'incidere da una durata di meno di 34 minuti, che scongiura ogni rischio di noia o vera ridondanza. Certo, di musica così originale e valida ne vorresti molta di più, ma è stato giusto da parte degli Poi morirò miope realizzare qualcosa di proporzionale al numero delle loro idee. Visti i trascorsi, speriamo che riescano a tirar fuori presto nuova musica altrettanto buona, il che tra l'altro li renderebbe una band ancora più degna d'attenzione, col potenziale per una carriera grandiosa. Nel frattempo però, se ti piacciono le commistioni tra metal ed elettronica, ricordi di un tempo mai esistito è un album che non puoi farti sfuggire. Parliamo di un capolavoro assoluto, rarissimo per come unisce personalità e qualità. Per quanto ci riguarda non possiamo che consigliartelo con calore assoluto. Voto di Heavy Metal Heaven 96 su 100. Anche per oggi abbiamo finito. Ti abbiamo tirato verso questo fulgido gioiello pieno di sentimento? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non perdere neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.